È arrivata l'estate, c'è voglia di qualcosa di fresco, ci sto io, eccomi qua, frescolino. Te voglio fare una bella insalata di melanzane, non le solite melanzane tagliate, arrostite, fatte sulla griglia, facciamo qualcosa di diverso. Rubiamo un'idea ai greci, al Medio Oriente e la facciamo nostra. Sei pronto? Guarda che te faccio, la melanzana che vizia. Io ho scelto queste qua nere, poi abbiamo il basilico, abbiamo la menta, abbiamo i limoni, l'aglio, il cipollotto fresco, l'acido di vino bianco, abbiamo il pane carasao, ma possono essere anche delle fettine di pane che ti sono avanzate, quindi le fai tostate. Non comprare cose se già ce l'hai a casa, non ti preoccupare, non sta diretta a me, fammi di fare a te. Io ho scelto un po' un colore dei pomodori, quindi questi torpedini, questi datterini e questi qua datterini gialli. Devi fare quello che ti senti di fare, che ti piace, non mi sta, mi ha detto Max così, no, mi fa arrabbiare se fai così. Tu vai al mercato, quello che trovi di buono, di figo, lo compri, quello che ti proprio dice, ah, mi compri, allora lo pigli. Cosa strafondamentale che cos'è? È dell'olio che tu puoi scegliere come ti pare a te. Io qua c'ho toscano, siciliano, compra l'olio anche che è più vicino a casa tua, quello che ti piacerebbe di più abbinare qui. Quando vado in giro per l'Italia, per il mondo, e quando trovo qualcosa di interessante la prendo, l'assaggio e se mi piace me la faccio arrivare. Quindi che ho trovato? Ho trovato sto parmigiano di pecora. Lavate intere, messe dentro una teglia da forno. Se c'è il barbecue acceso, fuoco, come ti pare a te, le puoi pure fare arrostite queste qua, come fanno i peperoni, capito? 185 gradi per 30 minuti. Via con me. Tony, voi ricordate? Sì, lo ripresento, lo chef del ristorante. Il forno, come dice Tony, è già impostato. 185 per 30 minuti. Torno a ripetere. Quindi utilizzate il forno per fare queste melanzane solamente se già avete altre cose in forno. Non accendete il forno solo per fare le melanzane, ma arrabbio. A meno che non dovete fare una caterba. Immagina, queste melanzane hanno un colore grigio. E il grigio, raga, non piace a nessuno entrare al piatto. Quindi dobbiamo dargli una botta di colore. Vedete quante volte sto usando i pomodorini nelle mie ultime ricette? Perché? Perché ragazzi è stagione, tu dagli un pomodoro a metà, sa di pomodoro, non è acqua, li pagate di meno, ci divertiamo con i colori, tagliamo, guardate che sono belli, sti torpedini, guardate che colore, stupendi, guardate che sono belli, così, quando annusi il pomodoro adesso già da crudo, il profumo è quello di nonna, di quando ti va là sbollente i pomodori per far passare i pomodori d'estate ad agosto. È un pomodoro che ha preso finalmente il sole, poveraccio. Tagliamo a metà, trionfo dei colori, i gialli uguale, ci possono anche essere i verdi, fate come volete, possono anche essere soltanto rossi, cioè a seconda del pomodoro che trovi. Mettiamo pepe, macinato al momento, zac, zac, zac. Non mette il sale perché sennò tira fuori un sacco d'acqua, quindi buono. Un po' d'origano, mettiamo il basilico, lascio pure a foglioline intere, guarda così, o quelle più grandi tagli a metà. Questo c'è un olio di un ragazzo che è tanto simpatico, i dattoli. L'olio toscano sta benissimo con le verdure, immaginate pappa al pomodoro, immaginate la panzanella, roba loro ragazzi, ci sta bene, sta bene. Lo spicchietto d'aglio. Lo spicchietto d'aglio. Te devi iscrivere. È per tutti quanti noi, pensa se arriviamo a 1 milione, quanto so più felice e quanti più video fighi ti posso fare. Quindi ci manca poco, 100.000 e passa. Dai, forza raga, iscriviti adesso, dai, non ti costa niente, è tutto gratis. Che stai facendo, Do? Stiamo recuperando il pane, lo tostiamo e lo grattugiamo per fare le nostre panature. Non si butta niente di quello che è buono, è un pane buono, quindi si fa un po' asciugare e poi si fa pane grattato. Al ristorante utilizziamo il metodo di mamma, di nonna, il pane non si buttava, proprio doveva essere, cioè che doveva succedere alla fine del mondo che butta un pezzo di pane. Lui che sta facendo? Lo sta tagliando a pezzi, lo fa asciugare al forno e poi andiamo a grattarlo. Aglio, insaporisce, non lo dobbiamo grattare. Aglio, ritorno a ripetere, non ho messo sale. Tutte verdure, cavolo, un pezzo di pane te lo mangi. Io ho scelto il pane carasao, però hai visto Tony che stava a far pane? Tu che ti è rimasto quel pane dentro la credenza che non vuoi più mangiare, cerca di tagliarlo se si riesce ancora a tagliare a fettine e fai lo stesso lavoro che farò io adesso col carasao. Allora, lo usiamo buono perché? Perché ci avrà un gusto anche buono, no? Taglio con la camicia, lo mettiamo qui
facciamo rosolare l'aglio. Quando l'aglio si comincia a muovere, a scodinzolare, è arrivato il momento di metterci il pane carasau per farlo croccante. È profumato all'aglio e questo dà un valore in più al piatto nostro, lo fa diventare un piatto più buono. Se tu curi tutti i dettagli dall'inizio alla fine ci avrai un piatto straordinario, non tralasciare niente. Questo pane potete farlo anche anticipatamente perché poi è uno snack divertente e ti puoi divertire a mangiarlo così, è buonissimo, è croccante, ci metti un po' di sale, è pazzesco. Melanzane, vedi come sono fatte? Guarda, morbide, diciamo hanno perso un po' del loro peso, hanno perso un po' della loro acqua. Taglio qui sul bordino, qua, la sente. Apro, spello, sono bollenti, calde, ok? Così, bollenti, vedi, sono ancora, vedi l'acqua che c'è dentro? Ora dobbiamo un po' scolarle dall'acqua. Guardate che sono morbide, vedi che sono belle? Questa ricetta è quella che fanno in Medio Oriente, quindi se tu vai in Turchia, quei paesi là del bacino del Mediterraneo, fanno questa famosa baba ganoush, insaporiscono con la tahina, con il melograno, con un po' di aceto, un po' di limone, metti qua, le lasci scolare dall'acqua. Per non farla ossidare prendi limone, gli dai una bella massaggiata, perché io bisogna massaggiare, non massaggia solo chi te pare a te, massaggia questo limone, mannaggia la miseria, taglia a metà e spremi un po' di limone, ecco così, senza metterci i semi, sulla melanzana. Questo che succede? Non te la fa ossidare, costano poco perché adesso è il periodo delle melanzane, però non sprechiamo mai, non sprechiamo mai. Dice quanto ronche le scatole, lo so, l'ho preso un sacco di sganazzoni da mia madre, capito? Che non devo sprecare. La strizziamo un pochettino, facciamo andare via un po' di acqua in più. Guarda, guarda che roba. Eccola qua. Sale, basilico, metticelo così, arametti, che così riesci a recuperarlo. Menta, spicchietto d'aglio, che fai, non ce lo metti? Un pezzo di cipollotto, guarda, così. Olio, qui si devono innamorare un po' di pepe. Sta menta, il basilico, la melanzana calda, fuoriesce tutto quanto il profumo, l'aroma. Prima cosa importante, assaggiare. Quindi, ok? Che mi sono scordato? L'aceto è fondamentale. Aceto di vino bianco. Qui a tuo gusto, a tuo piacimento. È assurdo quanto abbia scaricato sulla melanzana l'aglio, la menta e il basilico. In quanti minuti? 10 minuti? Tu, fai quello che ti dico io. Lo sai che fai? La prepari il giorno prima o la sera prima, la lasci in frigo con tutti questi aromi e il giorno dopo, lo sai che fai? Mi fai innamorare tutti. Leviamo le erbette che sono state a contatto con la melanzana, non servono più, perché poi ci andiamo ad aggiungere quelle fresche, anti sto pane, così. Poi a questo punto ci metti il sale, vedi se è buono o giusto di sale, poi ci metti un pecorino, un fiore sardo, attenzione col sale, non esagerare. Madonna, si sente proprio la pecora. Sente proprio tostava la pecora. Questo è un casaro pazzesco. Una grattata, guarda, così. Mettiamo i pomodorini. Guarda bel piatto colorato, bello. Mettiamoci un po' di roba fresca, quindi menta, basilico, in questa maniera, no? Un po' con queste foglie di basilico che appena ti metti in bocca, capito? Senti un po' sto gusto saporito, bello, capito? Così sopra e sotto. Come la panna, no? Un filo d'olio. Questa, ragazzi miei, è mia melanzana che vizia e ti vizia veramente. Mo' assaggiamo, guarda un po', metti un po' di melanzana, due pomodorini, guarda così, che mazza che bocca grande che hai per mangiarti meglio. Così devi fare, pane carasau, la melanzana, che con sta aceto costamente mette una fame che non finisce mai, però ti dà freschezza. Mo' che te ci bevi sopra. Oggi fa te che non posso bere perché sto a lavorare, però comunque qua pure una biretta ci starebbe bene, ma anche un goccio di vino bello ghiacciato, bianco, rosato, che te lo dica a fa come te pare a te. Comunque ragazzi, buonissima, ve lo giuro, provatela e poi mi scrivete nei commenti: a Max c'avevi ragione, o Max hai detto una cavolata, per non dire un'altra parola. Aspetto, un bacio a tutti quanti e se volete potete mangiarla o da me al ristorante o ve la fate a casa vostra. Provate a rifarla a casa, vi ho dato tutte quante le spiegazioni, però se venite qua al ristorante a me ci fa piacere. È meglio, così ci abbracciamo, salutiamo. E faticate meno. Faticate meno. Un bacio a tutti quanti voi.